Ciao a tutti. Il confronto tra narcisismo ed empatia oscura apre uno spazio di riflessione profonda sulle dinamiche psicologiche che governano le nostre interazioni sociali, soprattutto nelle relazioni più complesse e disfunzionali. Se da un lato il narcisismo è una condizione ben conosciuta e ampiamente studiata, l'idea di un'empatia oscura è relativamente nuova, ma sta emergendo come un concetto cruciale per comprendere certi comportamenti manipolativi che non sono sempre facilmente riconoscibili. Cos'è il narcisismo? Il narcisismo è un disturbo della personalità che si caratterizza per un senso esagerato di importanza personale, un bisogno costante di ammirazione e una mancanza di empatia per gli altri. Le persone narcisiste hanno una visione distorta della realtà, dove il loro valore è al centro di tutto. Questo può portare a comportamenti di abuso emotivo, di manipolazione e di sfruttamento degli altri per ottenere gratificazioni personali. Il narcisismo è diviso in due forme principali. Narcisismo grandioso. La persona narcisista grandiosa è visibilmente arrogante, ambiziosa e dominante. Si considera superiore agli altri e cerca incessantemente di essere ammirata e celebrata. Narcisismo vulnerabile. Questa forma è meno appariscente ma altrettanto dannosa. La persona narcisista vulnerabile ha un'autostima fragile e tende a essere ipersensibile al rifiuto. Manifesta risentimento o rabbia quando non riceve la lode che si aspetta. Nonostante queste differenze, entrambe le forme di narcisismo sono accomunate dalla difficoltà a stabilire connessioni genuine con gli altri, poiché il loro principale obiettivo è mantenere il controllo sulle proprie emozioni e sulle dinamiche interpersonali. Cos'è l'empatia oscura? Il concetto di empatia oscura è un'idea relativamente recente che si riferisce a un tipo di empatia che invece di portare a una comprensione e a un sostegno genuini, viene utilizzata come strumento di manipolazione. In altre parole, chi possiede un'empatia oscura sa riconoscere e comprendere le emozioni degli altri, ma usa questa conoscenza per ottenere vantaggi personali. A differenza del narcisista che manca completamente di empatia, la persona con empatia oscura è perfettamente in grado di indossare la maschera della compassione per manipolare gli altri, mentre interiormente resta indifferente al loro benessere. L'empatia oscura non si basa su un'autoidentificazione autentica con il dolore o le difficoltà altrui, ma su una forma di emulazione empatica che serve unicamente a controllare o a influenzare la situazione a proprio favore. Questa empatia può manifestarsi come empatia strategica. La persona con empatia oscura sa esattamente quando e come mostrare comprensione, ma lo fa solo per manipolare gli altri, guadagnare la loro fiducia e ottenere ciò che desidera. Empatia superficiale. Simile a un atto teatrale, la persona che possiede un'empatia oscura sa come usare le emozioni in modo opportunistico. Potrebbe ad esempio fingere di essere emotivamente coinvolta in una situazione per guadagnarsi la fiducia di qualcuno, solo per sfruttarla successivamente. Empatia predatoria. Più pericolosa e meno visibile, l'empatia predatoria è quella capacità di utilizzare la comprensione delle emozioni altrui per manipolarle senza che l'altro si accorga della manipolazione. Questa forma di empatia è spesso usata da chi ha intenzione di sfruttare l'altro per profitto o per vantaggio. Le somiglianze tra narcisismo ed empatia oscura. Nonostante il narcisismo e l'empatia oscura sembrino concetti opposti, in realtà condividono diversi tratti comuni che li rendono simili sotto molti aspetti, come ad esempio mancanza di sincerità nelle relazioni. Sia il narcisista che chi ha un'empatia oscura trattano gli altri come strumenti per raggiungere i propri scopi. Il narcisista lo fa attraverso il disprezzo e l'esigenza di controllo, mentre l'empatico oscuro utilizza la manipolazione sottile e la falsa compassione. Mancanza di empatia autentica. Sebbene entrambi siano descritti come privi di empatia, il narcisista è solitamente incapace di sentire le emozioni altrui, mentre l'individuo con empatia oscura è capace di comprenderle, ma le sfrutta per fini egoistici. Tuttavia, entrambe le forme di comportamento negano il vero valore delle relazioni interpersonali. Controllo e manipolazione.
Entrambi cercano di mantenere il controllo sulle dinamiche sociali. Il narcisista lo fa cercando di essere sempre al centro dell'attenzione, mentre chi pratica l'empatia oscura manipola le emozioni degli altri per ottenere ciò che desidera senza che questi se ne accorgano. Superficialità nelle connessioni. Sia il narcisista che l'individuo con empatia oscura stabiliscono relazioni superficiali, mancando di profondità emotiva o di un'autentica reciprocità. Le relazioni sono strumentalizzate per il proprio beneficio. Le differenze tra narcisismo ed empatia oscura. Nonostante le somiglianze, ci sono anche differenze cruciali tra i due concetti. Mentre il narcisismo si fonda su un senso esagerato di sé e sull'idea di essere speciale o superiore, l'empatia oscura è una strategia orientata verso l'altro, ma con intenzioni manipolative e di sfruttamento. Le differenze principali includono approccio al controllo. Il narcisista cerca il controllo attraverso l'umiliazione, la svalutazione e l'esaltazione di sé, mentre chi utilizza l'empatia oscura manipola l'altro facendolo sentire capito, compreso e supportato, per poi sfruttarlo in modo subdolo. Motivazioni emotive. Il narcisismo è spesso mosso da un bisogno costante di riconoscimento e di adorazione. Al contrario, l'empatia oscura è alimentata dalla necessità di avere il potere sugli altri attraverso il loro coinvolgimento emotivo. L'individuo con empatia oscura non si preoccupa della propria immagine, come fa il narcisista, ma si preoccupa di usare gli altri per raggiungere obiettivi specifici. Visibilità dei comportamenti. I tratti narcisistici sono spesso più evidenti e facili da riconoscere, soprattutto nei casi di narcisismo grandioso, dove la persona è egocentrica e dominatrice. L'empatia oscura invece può essere più insidiosa e difficile da individuare, poiché si maschera sotto il velo della comprensione emotiva. Mentre il narcisista tende a percepire gli altri come inferiori e non degni di attenzione, chi possiede l'empatia oscura può sembrare profondamente empatico e attento alle esigenze altrui, ma il suo interesse è sempre centrato su come trarre vantaggio dalla situazione. Le conseguenze delle relazioni con narcisisti e persone con empatia oscura. Le relazioni con narcisisti e individui con empatia oscura possono essere estremamente dannose, ma i danni che causano sono di natura diversa. Le vittime del narcisista spesso si trovano intrappolati in un ciclo di abuso emotivo in cui il loro valore è costantemente minato e la loro autostima ridotta al minimo. Nel caso dell'empatico oscuro, invece, la manipolazione avviene in modo più subdolo e silenzioso, con la persona manipolata che potrebbe non rendersi conto di essere sfruttata fino a quando non è troppo tardi. In entrambi i casi, le persone coinvolte in relazioni con queste dinamiche tendono a sperimentare confusione, frustrazione e un senso di inadeguatezza. Le loro emozioni vengono sovvertite e distorte, facendole sentire in colpa per le difficoltà che affrontano, facendole credere che siano loro a sbagliare. In sintesi, il confronto tra narcisismo ed empatia oscura mette in luce due facce della stessa medaglia: il desiderio di potere e di controllo sugli altri, ma espresso in modi differenti. Mentre il narcisista lo fa apertamente, cercando di essere sempre al centro dell'attenzione, chi pratica l'empatia oscura lo fa con una strategia più sottile, fingendo di essere comprensivo e altruista, ma in realtà usando l'altro per i propri fini. Entrambi sono pericolosi in modi diversi, ma entrambi possono causare danni profondi nelle relazioni e nel benessere emotivo delle persone coinvolte. Essere consapevoli di tali dinamiche e imparare a riconoscerle è essenziale per proteggersi e per costruire relazioni più sane, fondate sulla vera empatia e sul rispetto reciproco. E tu che cosa ne pensi? Racconta qui sotto nei commenti. Puoi condividere questo video per dare maggiore informazione ad un pubblico più vasto. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.